Attention on range control, aircraft 10 minutes out, anticipating hot pass, hot pass. La nuova bomba nucleare B6112 che gli USA si preparano a inviare in Italia, Germania, Belgio, Olanda e probabilmente in altri paesi europei è ormai in fase finale di realizzazione. Lo ha annunciato il generale Jack Weinstein, vice capo di Stato Maggiore della US Air Force, responsabile delle operazioni nucleari, intervenendo il 1 maggio a un simposio della Air Force Association a Washington di fronte a uno scelto uditorio di alti ufficiali e rappresentanti dell'industria bellica. Il programma sta andando estremamente bene, ha sottolineato con soddisfazione il generale, specificando che abbiamo già effettuato 26 test di ingegneristica, sviluppo e volo guidato della B6112. Il programma prevede la produzione, a iniziare dal 2020, di circa 500 B6112, con una spesa di circa 10 miliardi di dollari, per cui ogni bomba viene a costare il doppio di quanto costerebbe se fosse costruita interamente in oro. I molti componenti della B6112 vengono progettati nei laboratori nazionali Sandia di Los Alamos, Albuquerque e Livermore in New Mexico e California e prodotti in una serie di impianti in Missouri, Texas, South Carolina, Tennessee. La bomba viene testata senza carica nucleare nel Tonopah Test Range in Nevada. La B6112 ha qualità interamente nuove rispetto all'attuale B61 schierata in Italia e altri paesi europei. Una testata nucleare a 4 opzioni di potenza selezionabili, un sistema di guida che la dirige con precisione sull'obiettivo, la capacità di penetrare nel sottosuolo anche attraverso cemento armato, esplodendo in profondità. Let launch in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The massive target is accelerated. Down the track, into the test unit. La maggiore precisione e la capacità penetrante rendono la nuova bomba adatta ad attaccare i bunker dei centri di comando, così da decapitare il paese nemico. Una B6112 da 50 kiloton, equivalenti a 50.000 tonnellate di tritolo, oltre il triplo della bomba di Hiroshima, che esplode sottoterra, ha lo stesso potenziale distruttivo di una bomba nucleare da oltre 1 megaton, 1 milione di tonnellate di tritolo, che esplode in superficie.
La B-61-12 può essere sganciata dai caccia statunitensi F-16C/D schierati ad Aviano e dai Tornado italiani PA-200 schierati a Ghedi. Ma per usare tutte le capacità della B-61-12, in particolare la guida di precisione, occorrono i nuovi caccia F-35A. Ciò comporta la soluzione di altri problemi tecnici che si aggiungono ai numerosi verificatisi nel programma F-35, cui l'Italia partecipa quale partner di secondo livello. Il complesso software del caccia, che è stato finora modificato oltre 30 volte, richiede ulteriori aggiornamenti. Per modificare 12 caccia F-35, l'Italia dovrà spendere circa 400 milioni di euro, che si aggiungono alla spesa ancora inquantificata, stimata in 13-16 miliardi di euro, per l'acquisto di 90 caccia e il loro continuo ammodernamento. Soldi che escono dalle casse dello Stato, ossia dalle nostre, mentre quelli ricavati dai contratti per la produzione dell'F-35 entrano nelle casse delle industrie militari. La bomba nucleare B-61-12 e il caccia F-35 che l'Italia riceve dagli USA fanno quindi parte di un unico pacco bomba che ci scoppierà tra le mani. L'Italia sarà esposta a ulteriori pericoli quale base avanzata della strategia nucleare degli Stati Uniti contro la Russia e altri paesi. Non c'è che un modo per evitarlo: chiedere agli USA, in base al trattato di non proliferazione, di rimuovere qualsiasi arma nucleare dal nostro territorio. Rifiutare di fornire al Pentagono, nel quadro della NATO, piloti e aerei per l'attacco nucleare. Uscire dal gruppo di pianificazione nucleare della NATO. Aderire al Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari. C'è qualcuno nel mondo politico disposto a non fare la politica dello struzzo?